perché poi non so quando regolarmi sul farle io, perché poi il 13 vado a farle finalmente. Lunedì. Mancano meno 3 giorni. Come state? Buonasera a tutti. Alla fine un TikTok sono riuscita a farlo in questi giorni e vediamo se domani riuscirò a farne un altro. E niente, raga. Come state voi? Che mi dite? Domenica prepariamo la zucca, allora. Dedichiamo giornata Halloween del mese e prepariamo la zucca tutti quanti insieme. Domenica vorrei farlo tipo verso le... non tardi, vorrei farlo verso le 18:30 tipo, perché la sera no. Io che so graffiare gli occhiali, ma c'ho la pezzettina, devo prendere la pezzettina. Eccola qua la pezzettina. Sempre nuova. Cosa ne pensate? Poi domani lavoro la mattina. Sì, la mia settimana è sempre infinita. Voi lo sapete? Che la mia settimana è infinita, però sono contenta così. Domani si lavora. Poi comunque ci sono altri 3 giorni disponibili. Ci sono altri 3 giorni disponibili per tatuarsi ad ottobre, ma non li sto occupando. Vi spiego perché. Perché ho un lavoro che non so se è il 29 o il 30, però mi verrà detto settimana prossima. E poi ho 2 giorni che sono molto vicini a questi qui e non so se poi sposteranno questo lavoro, quindi sarebbero il 28 e il 31. Il 31 già ho tantissime richieste, penso che il 31 sicuro tatuo. Infatti le persone che mi hanno scritta per il 31 per tatuarsi il 31 dicembre possono riscrivere adesso al team, sempre su WhatsApp, raga, perché le mail non le stanno leggendo e stanno concentrando sinceramente su WhatsApp, perché già le richieste sono tante. Già dire poi contattateci su WhatsApp, noi invece rispondiamo direttamente solo a quelle su WhatsApp, le mail zero. E mi passano vari lavori poi che proponete e vediamo un attimo. Quindi il 31 dicembre sicuro. L'unica cosa è il 28, 29 e 30 che ancora non ci sono date, che non è fattibile. Comunque io ci vedo questa sera, quindi questi li stavo solo pulendo, ma ci vedo benissimo, ragazzi, perché ho le lenti a contatto. Ogni tanto le metto, sapete com'è? E 31 dicembre ho detto, ottobre, ma perché dico dicembre? Intendevo ottobre, ovviamente. La mia testolina non ragiona. Funziona, per piacere? Caricati. Allora, oh, mamma mia, a capo non mo dà. Allora ragazzi, intendevo dire il 31 ottobre per chi volesse prenotarsi, che già abbiamo ricevuto diverse richieste, infatti secondo me vi scannerete, però capiamo un attimo, perché ci sono persone che vengono da fuori, giustamente, e capiamo un attimo a chi inserire rispetto semplicemente al lavoro che mi piacerà di più, sappiatelo. Poi dipende, magari riesco anche ad inserirne 2, tutto può essere. Come fai a togliere le lenti? Così. Semplice. Sembra semplice, ma ho acquisito questa abilità negli anni. Per esempio mio fratello non mette le lenti a contatto perché ha paura. La prima volta che misi le lenti a contatto io diedi un cazzotto nel muro perché non riuscivo a metterle e avevo speso per le mensili ben 50 euro. Mi obbligai a metterle ed eccomi qua. Quel giorno è stato un giorno importante.
Mamma mia, mi ricordo ancora. Ma poi c'è un dolore con le lenti a contatto. Se non mi sbagliai la marca. Mamma mia. Come state voi? Che mi dite? Che mi raccontate? Che mi raccontate? Vi è piaciuto ieri il reel in collab con Tommy Hilfiger? Hilfiger? Tommy Hilfiger? Non so come lo volete nominare. Maglione sold out, veramente. Il maglione. Sono sconvolta. Sono stata appena invitata a Los Angeles, ma dalla mia amica Bea, ma non ci posso andare, raga, perché ho la laurea di giù, quindi non riesco ad andarci. Però vabbè, preferisco sinceramente andare alla laurea di mio fratello, perché quella non torna mai. A Los Angeles si può sempre andare. Però bello. Grazie. Com'è stata la tua giornata? Bella. Bella, ho concluso delle cose che avevo lasciato in sospeso prima di entrare nella casa e finalmente ho chiuso delle faccende mie del passato. Poi sono andata a casa, sono andata a farmi un panino, sono andata al lavoro e ho mangiato questo panino. Da che l'avevo fatto per pranzo non avevo fame perché avevo fatto colazione tardi e sono andata praticamente, l'ho mangiato praticamente alle 5:30. Infatti questa sera non ho mangiato, mangerò dopo. C'è una sete, infatti penso di dover andare a bere assolutamente 3 litri d'acqua che oggi ho bevuto poco. Poi ho tatuato e nada más. Questo, sono venuta qui, ho progettato un tatuaggio che dovrò fare domani, che è un tatuaggio un po' particolare, poi capirete perché nei prossimi mesetti. E poi Antonella e io ormai non ci sentiamo da un bel po'. Ma raga, cioè vi farei vedere la mia agenda, è tutta piena, ve lo giuro, ve lo giuro. Vabbè, io comunque domani vado in palestra e ci vado anche domenica. Ci sto andando sabato e domenica, che praticamente sono i miei giorni un po' più tranquilli. Domani lavoro, quando finisco di lavorare vado in palestra. Poi domenica e sabato alleno gambe e domenica alleno la parte di sopra, spalle, braccia, dorso. Queste cose qua, almeno 2 volte a settimana, meglio di niente, raga, non ho tempo, ve lo giuro, cioè diventa un casino, eppure ho la palestra giù casa. Grazie Ramone R110! Sempre simpatico pronunciare il tuo nome. Mi vedete che mi contatta e non mi dice nulla. Ah, ecco. Che scrivete?
Laura Swift, grazie! Ecco Laura! Grazie Laura! Dopo questa live tu vai a uscire con i tuoi amici. Che italiano è? Comunque sì. No, cioè nel senso no, non esco con i miei amici, resto a casa perché domani devo lavorare. Quindi sì, non ho una vita sociale, esattamente. Ultimamente non ho una vita sociale, si è capito, si è capito. Però raga, sinceramente preferisco riposare e stare a casa perché se esco io faccio tardi, mi conosco. Sicuramente si fanno le 2 e le 3 e quindi evito perché domani devo alzarmi alle 8 e quindi ho degli impegni la mattina, poi devo andare al lavoro e nel pomeriggio devo andare in palestra e la sera probabilmente sì, esco finalmente, esco un po'. Sto un po' con voi e poi esco, però esco domani. Che devo fare? Come fa, raga? Regia 2 dopo, ovvio, non vado in regia 2 da un bel po' di tempo e dopo vorrei collegare finalmente questa come si chiama? PS5 al Mac e all'Elgato. Quindi assolutamente. Comunque, mamma mia. Sei stanca, zero di no? Oggi no. Infatti è strano sta roba. Non sono per nulla stanca. Zero. Zero. Infatti, sperando che riesco a dormire stanotte, questa cosa mi preoccupa. Poi domani è una bella giornata. C'ho qualcosa di lavorativo molto importante e interessante. Poi Yeka Carillo, grazie! E poi finalmente la sera mi riposo. Però, raga, sinceramente, vi parlo proprio sinceramente. Io sono una persona che lavora tantissimo, ma non mi dedico mai dei momenti per me. E infatti penso che questo weekend me ne frego, mi bevo un Negroni sicuro. Non mi interessa proprio. E che cavolo, non fumo. Devo mangiare bene in settimana. Lavoro, non ho sfoghi. Quindi sinceramente, ma pure 2 di Negroni, basta, non mi interessa. Poi dopo vado in palestra, mi interessa proprio. Lo so, ma quando poi sarà che faccio la palestra seriamente, perché questo è un mantenersi, andare solo sabato e domenica. Però, raga, viene prima il lavoro, non è che il mio lavoro è andare in palestra e fare soltanto questo, capito? Quindi per forza devo, devo sfogarmi pure un po'. A parte che non bevo veramente un Negroni da un sacco, ho fatto un sorsetto l'altra volta con Patti, ma capirete, cioè capirate, capirete, cioè non è nulla. Quindi comunque che vi volevo dire? Sì, farò un viaggio. Laura Swift, grazie! Su TikTok. Laura, non ti posso dedicare nessuna canzone, mi dispiace, però grazie. Grazie Laura! E... Laura. Secondo me non è che Laura è pazza, raga, perché non vedo pazza. Secondo me Laura è pazza. Probabile, no?
venerdì è un giorno di festa e più tardi c'è una discoteca. Ed a te amo. Io non vado in una discoteca dal metalesbo. Ma veramente non sono proprio andata nelle discoteche. Zero! Zero, zero! A parte che a me non è che facciano impazzire. Se ci vado sempre o dietro la console o privé perché sta la gente tutta azzeccata tipo sardine. Che fastidio. Ti meriti tutto il successo del mondo e il tuo cuore è nobile. Luana, grazie! Che belle parole. Oggi ultimo giorno di votazione break tudo, ma raccomando, mi raccomando. Quando andrai a Parigi? Novembre, già deciso. Si laurea Joe e a novembre andiamo a Parigi. Già deciso, non si sa quando perché io prenoto sempre tutto all'ultimo. Prenoto sempre 2 settimane prima massimo. Mai un mesetto prima o dei mesi prima. O anche la settimana prima. Cosa è accaduta? Se stai spiccando il volo, noi orgogliosi di te. Bello il reel di Tommy. Ma poi è stato anche brevissimo il videomaker perché non ci ha messo nulla a farlo. Cioè, tipo, l'abbiamo girato stesso quel giorno e poi ci avrà messo pochissimo ad inviarmelo. Poi bellissimo, bravissimo. Ci sono altri viaggi quest'ottobre, Zeudi? Allora, per il momento sono andata a Milano 2 volte a ottobre, però più nello scoprire una città nello specifico che mi piace tanto e comprenderla meglio, ecco. Ma vediamo un attimo. No, non ve lo posso dire. Non ve lo posso dire. Quando andrò in aeroporto, vi dico soltanto questo, che andrò di notte in aeroporto e farò la live tutto il tempo fin quando non salgo. Se si può fare, penso di sì. Se prende, ma penso di sì. Fin quando poi non vi dico dove vado. Dove soffre il solletico? Ovunque, sotto al collo, sotto i piedi, mamma mia, i fianchi, non ve lo dico, se uno fa così non è salto, tipo zombo a 2 metri, zombo. Veramente faccio un salto incredibile, io odio le persone che mi fanno il solletico. Potrei veramente buttare calci e pugni come se non ci fosse un domani. Allora, che mi raccontate di bello? Ah. Comunque, raga, no, non farò, diciamo, in questo periodo qua mi dedicherò principalmente ai tatuaggi, prima di tutto, poi a lavorare come fotomodella, come sempre conseguenza collaborare con brand, fare le live con voi, penso che farò questo per un bel po', dato che penso che mi prendo una pausa un po' in generale da un po' la TV e un po' da tutto, anche perché non
Cioè, mi voglio godere questo momento qui della mia vita. Non vi nego che ho fatto anche dei provini per il cinema, ma non è andato bene neanche uno, mezzo, zero. Io evidentemente non sono portata, raga. E uno desidera fare delle cose, però poi alla fine ti becchi le batoste così, pam, perché poi eh, non è fattibile. Uno vuole, ci prova, ma secondo me sembra che non va bene. Ma comunque non mi dispiace, sinceramente, forse è meglio così. Come quando vinsi Miss Italia, voi dovete sapere che io ho scadenza ogni 2 anni, faccio qualcosa ogni 2 anni. Quindi devono passare, deve passare un altro annetto e mezzo per fare qualcosa, forse. O proprio darsi pure che non farò proprio nulla, raga. Mi ritiro da tutto e mi metto semplicemente a tatuare e a girare il mondo, a viaggiare e a godermi la vita. Che non è male, sinceramente, come piano. Giorgio sta crescendo velocemente, sì. Sì, sì. Ma raga, non è un fatto di studiare recitazione a me. Anche perché chi vi ha detto che io non lo stia facendo. Poi... comunque sì, io farò questo. Voglio fare questo per il momento, non me ne frega più un cazzo di niente. Niente, fatemi qualche domanda interessante. Oh, magari è un mortorio stasera. Avete visto Giorgio come si sta facendo grande? Mamma mia, è cresciuto in pochissimo tempo. È un cucciolotto, guardate. Grazie mille, Nova. Guardate Giorgio quanto sta diventando grande. Aspettate, faccio vedere. Ma qua quando era il 3 ottobre, no? Quando me l'ha inviato il video Carmen? Ah, eccolo. Guardate. Sta crescendo. Sta crescendo sempre di più, Giorgio. Sta diventando proprio grande. Eh sì, è cresciuto all'improvviso. Infatti, secondo me, quando lo vedrò dirò: com'è possibile, raga? Era così. Era piccolissimo. Collezioni qualcosa? Attualmente sto collezionando tutti i vinili che mi avete regalato voi. Così un giorno, quando andrò un giorno lontano nella mia casa, li ascolterò. E comprerò un vinile, un ascoltavinili decente perché stanno a fare quei vinili digitali, metti le casse, no. Io voglio ascoltare la musica dal vinile, da quel coso, quei cosi digitali odiosi. Perché devi comprare le casse e non ha senso perché non è veritiero come si chiama quell'aggeggio.
Tutto bene il viaggio di ritorno? Sì, sì, stranamente non c'è stato un ritardo incredibile, tipo mezz'ora di ritardo, non esagerato. Il grammofono, ecco, mi veniva. Sì, però quello reale, non quelli che stanno a famo. Se stai sempre al telefono a messaggiare devi dirci qualcosa? Sì, che sto lavorando. Cosa ti piace di più quando tatui? Che non penso più a nulla, quello è il punto. Volevo ringraziarti tantissimo per il tatuaggio di oggi, non vedo l'ora di farne altri, è stupendo. Grazie Sofia Covone, grazie mille. Mi fa piacere che ti piaccia. Grazie, grazie, grazie. Adesso lo facciamo vedere un po'. È un sole, però non si vede niente. Vabbè, non si vede niente. Comunque, il tatuaggio dietro la schiena. Grazie Sofia, sei stata carinissima. Comunque, raga, niente, questa è la situazione. Sposiamoci. Mamma mia. Oh, Charlie, grazie. Sì, però raga, questi tatuaggi qua per esempio non sono nel mio stile, infatti per questo non li pubblico, perché altrimenti mi vengono commissionati nuovamente. Quando faccio un tatuaggio e non... Oh, ma che la mia pelle sta ritornando un po' più da bambina, che bello! Questa cosa mi piace. Meno brufoletti o punti. Questo è perché ho fatto una bella skincare in questi giorni e quindi la mia pelle si è ripresa. Vedete? Comunque, non faccio sempre di nuovo dei tatuaggi che mi vengono commissionati perché quando non mi piace poi mi piacciono, ma non mi piacciono nell'esecuzione. Infatti, per esempio, oggi ho fatto un fine line, ho chiesto a Sofia se potessi fare anche una sfumatura attorno al sole perché a me piace sfumare, lo shading mi piace tantissimo. E quando ho fatto infatti il drago, sono stata molto contenta perché finalmente ho sfumato completamente la maggior parte del tempo. Mi rilassa tantissimo, più delle linee. Sei a favore della convivenza prima del matrimonio? Assolutamente sì. Che senso ha sposarsi e poi andare a convivere senza che sai le abitudini dell'altra persona o quanto minimo conoscere l'altra persona nell'ambito, cioè quotidianamente, no? Non avrebbe senso sposarsi prima. Infatti non capisco perché prima si faceva così. Boh. 3 milioni di tap tap! Senti il peso del successo, ma quale successo, raga? Quale successo? Ma poi quale peso? Ultimamente ti senti realizzata? Sì, non del tutto, però un po' di più sì. Forse sto iniziando a capire, più che sentirmi realizzata, perché forse ce n'è ancora un bel po' di strada, sto iniziando a capire quello che mi piace di più fare e quello che magari probabilmente abbandonerò totalmente. Quindi sto un attimo comprendendo questa roba, oppure riprenderò più in là. Ci sono cose che abbandonerò totalmente e cose che invece riprenderò più in là. Ma ero a due palle quando scrivo dell'università e l'università la faccio quando cazzo voglio. Oh, rompete le palle, l'ansia.
mettete l'ansia. L'università io la faccio per cultura personale, non la devo fare perché devo arrivare a dire c'ho la laurea, non me ne fotte un cazzo, avete rotto le palle, ok? Studio, leggo libri, faccio altro, però a laurearmi mi laureo quando voglio, ok? Ah, mamma mia, come rompete? L'università, la faccio quando Ricky. Aro, so fa altro. Non lo faccio, io non faccio l'università per il foglio di carta, lo faccio per cultura personale. Maronna mia. Ah, sei messa questa domanda. Studio da sola, perché non mi credete che io non legga, non studi, io studio, leggo e acquisisco cultura a modo mio, ma ciò non significa che stare all'università significa essere colti oppure intelligenti oppure affermati nel contesto sociale in cui si vive. C'entra un cavolo l'università, raga, ma roba è l'ansia che mettete a sti giovani dell'università, avete rotto, ognuno ha i suoi tempi e si laurea quando cazzo vuole, ok? Basta. Non mi scrivete più questa roba, vi prego, che esco fuori di testa. Ognuno ha i suoi tempi, ripetiamo insieme. Ognuno ha i suoi tempi. Se mi voglio laureare a 70 anni, mi laureo a 70 anni. Se mi voglio laureare l'anno prossimo o tra 2 mesi, mi laureerò l'anno prossimo o tra 2 mesi. Ma saranno pur cazzi miei, punto. Mamma mia. Eh sì, studio sociologia e mi piace molto studiare sociologia. Ecco. Anzi, proprio studiare mi piace tanto. Però non dovete rompere le palle, perché voi non lo dite per un fatto di... perché pensate al pezzo di carta e a dire sono laureato, ma a me che me ne fotto. E poi di nuovo ste fatiche, laureate sì, io poi il pezzo di carta e poi lavori? No, ok, a posto. Sfogo delle 22:07. No, raga, ve lo giuro, c'è gente all'università e quell'altro. Ma vacci tu all'università, vatti a laureare, ti piace vedere i pezzi di carta? Vai, fallo tu, ti piace quello? Fai. Invece io ammiro di più le persone che studiano da sole, che acquisiscono conoscenza leggendo libri, giornali, riviste, qualsiasi vedendosi documentari, la qualunque per cultura personale piuttosto per raggiungere il pezzo di carta, che si stressano la vita, non vivono bene, si fanno venire le crisi esistenziali perché devono prendersi la laurea e far vedere che loro almeno hanno conquistato qualcosa nella loro vita. E poi va a faticare? No. Chi ti manda all'università? No. Allora io devo lavorare perché io non ce l'ho papino e mammina che mi danno i soldini, ma me li guadagno io, capite? Quindi quando voglio leggo, mi acculturo e niente, questa è la cosa, acculturarsi al di là dell'università, ok? Ed è importante sì laurearsi assolutamente, però lo dovete fare per voi stessi, non per gli altri, ricordatevelo, ok? Per esempio mio fratello è un esempio di come si fa un'università sana, senza competizione, senza far vedere che è sano, così si fa l'università. Quindi io sono contenta. E ognuno ha i suoi tempi, ricordatevelo, è importante. Mio fratello ha lavorato anche nel mentre studiava, come sempre abbiamo fatto. Mio fratello pure ha lavorato tanto nel mentre studiava. Questo è ancora più apprezzabile, chi va all'università e lavora pure. Io non posso dire niente, 7 anni triennale. Amore, ma ci sta tutto, ce ne potrai mettere anche
80 non fa nulla, il punto è che ognuno ha i suoi tempi, nella tua vita magari stanno accadendo delle cose ed è giusto, bello pensare e voler ambire a conquistare la laurea, no? Ci sta tutto e deve essere così, assolutamente. Se senti che quella è la tua strada lo devi fare, però non devi guardare gli altri, non devi guardare chi fa prima, chi fa dopo. Tu c'hai i tuoi tempi, io c'ho i miei tempi e qualcun altro ci avrà i suoi tempi, punto. E non ti devi sentire demoralizzata perché ci sta a mettere 7 anni per la triennale o di più. Qual è il problema? Tu hai i tuoi tempi, punto. Ma non significa che stai indietro, sei semplicemente sulla tua lunghezza d'onda e stai facendo altro nella tua vita. Mm, hai acquisito altre cose che magari persone che si sono laureate in 3 anni non hanno acquisito. Punto. Solo questo. Come sono contenta anche per persone che magari vogliono laurearsi in pochissimo tempo, ci sono persone che riescono anche a fare la triennale, se non sbaglio, in 2 anni e sono ma, persone che si dedicano a quello e che magari hanno dei propri obiettivi, che io ammiro, ma ognuno ha i suoi tempi, ripeto, raga. Però che è nervoso quando ti fermano e l'università sto a fare altro, faccio altro nella mia vita, mi sto dedicando a altro e quello lo faccio per cultura personale. Se fosse stata la cosa che tu dici, ok, però devo farlo nella mia vita, comunque non c'entra perché ognuno ha i suoi tempi, però uno cerca di restringerli per raggiungere prima l'obiettivo, ma io non faccio quello nella mia vita. Lo faccio sempre e solo per cultura personale. Magari un giorno mi ritroverò col 3 lauree e tutto può essere, o nessuna, capite? Però quello che vi posso dire è, al di là del pezzo di carta del laurearvi, studiate e aprite la mente, perché lo studio apre la mente, e culturatevi perché è importantissimo. Al di là di chi va all'università o non va all'università, di chi sta studiando, di chi è ancora piccolino magari e si è fermato al diploma e non vuole continuare gli studi, l'importante è che continui magari ad arricchire il tuo essere e questo è importantissimo e per farlo secondo me studiare è importante. Ma questo è un messaggio che secondo me dovrebbero più giovani, cioè io mi arrabbio perché credetemi che nell'ambito universitario c'è gente che cioè, sta male, c'è gente che non si sente bene per dare gli esami, come se fosse l'ultimo giorno della loro vita. Raga, la vita è bella, cioè va avanti se non passate l'esame o lo passate, capito? Quello è il punto, quindi fregatevene e basta, andate là e quel che viene vi prendete. Nel caso uno lo ripete. Quindi questo lo dico anche a persone che magari hanno l'ansia per gli esami e che posso comprendere tranquillamente, però magari lo vivono male, 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 male. E dato che comunque mi seguono tante persone giovani, io I feel you, ecco, vi capisco e nulla, questo. Se prima ti volevo bene, ora ti amo proprio. Mua! Ma più che altro mi sono laureato, ma lavoro con qualcos'altro. È importante, ma non è l'unico modo. Ecco, vedi, lui per esempio è una persona che ha voluto concludere i propri studi e adesso sta facendo altro e ha avuto i suoi tempi per farlo, punto. Nel 2 novembre 2001, mentre io compivo 24 anni, tu nascevi. Ah, bene. Quindi adesso ne hai 48. Sei adorabile e bellissima. Io vado al liceo e lo vivo davvero male. Viola, mi dispiace tantissimo. Io per esempio, per fortuna il liceo l'ho vissuto bene, a parte l'ultimo anno del Covid, però so che ho visto e ho provato empatia per persone che effettivamente
non sono riuscita a viverselo a pieno e bene, ed è una parentesi molto importante della propria vita, quella lì del liceo, dove ti formi molto come persona, secondo me. E poi c'è quel cambiamento, quel passaggio da adolescenza a vita adulta che veramente non è semplice, quindi ti capisco e non so darti consigli, però sicuramente arriveranno momenti più sereni. Cerca di pensare che la vita è una, di goderti i momenti più belli, anche se brevi. Passerà, perché comunque è un periodo, però secondo me riesci sempre a trovare il sorriso, la chiave per svoltare la giornata. Quindi ti auguro di trovarla ogni giorno. Io per esempio posso anche ammettere che ero molto più ferrata a livello culturale al liceo, perché al liceo io ho studiato tantissimo, e che adesso, ma non perché io abbia dimenticato, cioè alcune cose ovviamente vanno a... le dimentichi, non ti ricordi proprio tutto, però le cose essenziali me le ricordo perfettamente. E ricordo anche quanto era bella la sensazione di quando studi e ti senti appagata, di quel sapere. Non so se vi è mai successo, è bello. Vedete, allora mi capite, no, cioè, è stato bellissimo. Poi sì, anche sì, era catartico anche, sì. Io mi sentivo soddisfatta quando riuscivo a risolvere un qualsiasi esercizio di matematica. Raga, non c'è la cosa più bella che quando tipo, più che matematica, fisica, che fisica era impossibile, raga, ve lo giuro. Fisica, comunque, vi dico solo che quando riuscivo a risolvere un problema di fisica, io festeggiavo, perché magari mi usciva il risultato, poi dicevo, chissà, secondo me anche stavolta ho fallito. Andavo a vedere, magari era uguale e io non ci potevo credere, ero troppo felice. Quindi io fisica top, top, top. Sì, facevo anche latino, facevo testo, caso, funzione logica e traduzione di ogni singola parola, di qualsiasi, di ogni singola parola di tutto un periodo che ci veniva assegnato. Cioè, immaginate un periodo così, tutte le parole dovevano essere analizzate con testo, caso, funzione logica e traduzione. Tutte. Devi scrivere il testo, quindi in tutte le parole, e poi devi fare quindi testo, poi facevi il caso, funzione logica e traduzione di ogni parola, raga, di ogni parola. Si perdeva un botto di tempo, però però voi direte che ti è servito? Non lo so. Almeno latino non lo so, perché non me lo ricordo più, non ricordo più niente. Storia sì, mi è servita tantissimo, filosofia, storia, filosofia, arte, matematica, sono state le materie che più ho adorato. Scienze, non tantissimo. Chimica non mi dispiaceva. Avevo una professoressa che era al quarto quinto anno, faceva comprendere in modo molto carino le cose. Quindi sì, chimica probabilmente sì.
Però vi dico che io l'università l'ho vissuta malissimo. Immaginate, a parte io mi diplomo col Covid, immaginate il trauma totale. Vabbè, lasciamo stare. Il diplomo, primo diploma con il Covid, tutto a posto. Inizio l'università, ma è come se, cioè, non la iniziassi perché, cioè, come se non abbia fatto nulla, no? Perché ragazzi, veramente ho iniziato l'università, ma è come se non l'avessi mai iniziata in quel periodo là del primo anno di università perché era tutto telematico, cioè tutte queste cose in Zoom, sti fatti qua, non si capiva niente e infatti non riuscivo proprio a seguire bene, facevo altro. Anche perché non c'era quel rapporto, quei rapporti umani che si creavano, quindi è stato un po' traumatico il primo anno. Poi il secondo ho vinto Miss Italia, quindi il secondo di tipo 2-3 esami. Il terzo sono stata in giro per il mondo, però ho dato qualche esame il terzo anno. Sono stata per un bel po' in giro a lavorare, ho fatto Spagna, Amsterdam, mm, che ho fatto più? New York, Parigi, Grecia, comunque ho viaggiato per lavoro e ho dato qualche esame, là più al terzo anno che al primo e al secondo. E poi il quarto anno è stato questo qui, e che ne ho dato tipo, no, è stato l'anno scorso, sì no, è stato questo qua il quarto anno che non ne ho dato uno ancora, e questo è il quarto, però ho tempo, ma stavo pensando di congelarli, perché io in realtà ho pagato anche le tasse, infatti io potrei darne tipo alcuni per marzo, però sto valutando se è tipo dei periodi dove non lavoro e posso dedicarmi un po', o lavoro di meno, posso dedicarmi un po' di più, penso che lo farò. E poi altrimenti li congelo e li riprendo dopo un po', perché quando li congeli mi sa che li puoi riprendere dopo un bel po' di tempo, un anno e mezzo mi sa, due, quindi devo un attimo valutare bene questa roba. E questa è la mia situazione all'università. E la mia situazione in generale, che non ho vissuto bene all'università perché fondamentalmente non ho mai fatto quelle conoscenze incredibili. Se ho seguito 2 o 3 corsi è pure tanto, però qualche persona me la ricordo dell'università. Ma cioè, molto così. Segui molto economia politica come corso nel 2023, se non sbaglio. E 23? Sì, sì, o 24, no, 23, 23. Poi, mm, che ho seguito più? Mi ricordo. Ah, seguì bene psicologia sociale, primo anno, mi piacque tantissimo. Questi. Però cioè mi avrebbe veramente fatto piacere tipo trascorrere i primi anni dell'università come qualsiasi altro ragazzo che... Grazie Maria Sloan! Che stava iniziando l'università senza il Covid. Adoro psicologia e criminologia. Fighi. Io e il mio amico Ugo, che è stato il mio amico, il mio compagno di banco per 4 anni alle superiori, raga, ve lo giuro, finiamo le superiori, ma era un personaggio, finiamo le superiori, a un certo punto, raga, l'estate ci incontriamo, oh ma che hai fatto, non hai fatto, sta apposta, oh e fra, alla fine che hai scelto? Sociologia, cioè tra tutte le facoltà non c'eravamo per nulla consultati e io tipo lo guardo e faccio ma mi stai prendendo in giro? E lui no, dico, amo, anch'io ho scelto sociologia, ho iniziato sociologia, io non ci credo, cioè compagni di banco, capite? E alla fine anche Ugo si chiama.
Anche io e Ugo stiamo allo stesso livello, ancora ci hanno laureato tutte e due, ma va bene così. Siamo giovani, ma al di là del fatto che siamo giovani possiamo prendercela a 70 anni, ripeto quel discorso che ho fatto prima, però ci siamo divertiti a pazzi alle superiori, su quello sì. Però raga, mi raccomando, anche se a scuola non vivete quella... Io per esempio quando non vivevo bene le relazioni scolastiche, che non è stato sempre tutto rose e fiori, mi rifugiavo nello studio, dicevo basta, sai che c'è di nuovo? Devo dare il massimo, cioè do il massimo qua, do il massimo in quest'altra materia, do il massimo... E questa cosa qua mi ha aiutata tanto, perché mi mantenevo impegnata, a parte il fatto che per forza dicevo che ho fatto io, mamma mia. Credi nell'amore a prima vista? No, no, non sono così romantica, mi dispiace. Prima forse sì, ma adesso no. No, 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 no. Io sono una di quelle persone che quando guarda una persona che magari potrebbe piacermi, e raga, la guardo e dico ok, potrebbe piacermi. Chissà però che ha fatto nella sua vita, cosa fa nella sua vita. E se non mi piace, e se è così, e se ecco lì, dopo due neanche minuti, dopo un minuto o qualche secondo non mi piace più. E devo fare in modo che poi mi debba piacere. Il premio di TikTok riesce a ritirarlo alla fine? Raga, no, e capirete perché purtroppo non ci riesco. A parte il fatto che, come sapete che io devo ritirare un premio, ve l'ho detto io. Vabbè, ma io dico tutto e poi mi dimentico. Comunque, raga, no, non riesco perché hanno spostato la data in un giorno in cui io già avevo messo degli appuntamenti di tatuaggio e loro hanno detto che riescono anche a spedirmelo questo premio. Se fosse stata a Napoli, raga, andavo a ritirare, ovviamente. Ma è a Milano, sono 5 ore di treno più 5 ore di ritorno, io il giorno dopo non ci sono. Quello è il punto. E, e non riesco. Se l'avessero fatto tipo in questa settimana qua, sì. Però vabbè, lasciamo sta. Zè, ma Manuele Arcuri quando l'ha diretta? Avete ragione, avete ragione. Adesso vediamo un attimo se... no, domani forse è sabato, però settimana prossima me lo dovete ricordare. Raghira, ricordamelo. Raghira, ragazzi, super, mi ricorda tutto, tutto. Tre viaggi da sogno, ok? Tre viaggi da sogno. Hmm, forse Kenya, Singapore. Mm, fatemi pensare. Sì, California. Magari il Brasile visitarlo realmente. E non ne sono più di tre in verità. E Messico. Mm, Thailandia. Giappone, Portogallo, Miami, Rio de Janeiro, Polinesia, raga, Australia, Islanda, cioè ovunque andrei se fosse per me. Credetemi, andrei ovunque.
Grazie Steph! Ma quanto siete dolci. Comunque io quando parlo con voi. Grazie Steph! Grazie mille Steph! Comunque stavo dicendo, quando parlo con voi, eh, cioè parlo proprio in un modo molto intimo. Quello che penso, quello dico, quando mi incazzo, quando, cioè, rido, perché, raga, quando si devono dire delle cose, si devono dire, perché qua non dobbiamo far prevalere l'ignoranza. Ma non parlo di questa ignoranza, parlo... A volte si è ignoranti anche qua. Non si è empatici. Mm-mm. E tante persone quando scrivono non si rendono conto ehm, di quello che potrebbero provocare nelle altre persone. Ma io non dico che devi vivere sempre in funzione delle emozioni degli altri, di quello che potrebbero sentire quando tu dici determinate cose. Però un minimo sì. Brava, devi incazzarti. Eh sì, raga, perché a volte bisogna incazzarsi per far capire bene le cose alle persone. E quindi svalvolo, ci sta, perché se una volta, due volte, tre volte, quattro volte, cinque volte, sei volte, sette volte, però io dopo un poco, dopo la decima volta, vedo scritte sempre le stesse stupidaggini, allora alzo un po' la voce perché dico, amo, hai rotto pure le palle, e basta. E quindi è questo, e anche perché bisogna far comprendere bene il concetto, come l'ho spiegato, bene, e basta. Quindi ogni tanto ci vuole. È bellissima questa cosa, Zeo, di meno male. Ti adoriamo per questo, per la tua sincerità. Chicca, grazie. Io sono peggio di te, quindi non apro bocca. No, ma io mi arrabbio poche volte, però quando mi arrabbio è perché le persone devono comprendere determinate cose. Perché poi la cosa che non ti aspetti è che determinate domande vengono fatte anche da persone più grandi, con esperienza, ma che in realtà di esperienza non hanno nulla. Perché non hanno quell'ignoranza emotiva e mancanza di empatia allucinante. Capite? E non parlo soltanto della questione dell'università, ovviamente, parlo di tantissime cose, raga, tantissime cose. Quella era una metafora per far comprendere che questo vale in tantissimi ambiti, non soltanto quello universitario, ovviamente. Perché tutto deve essere visto come piacere e carica di fare sempre di più, non come distruzione o peso, ansie, perché la vita è una e bisogna sorridere e bisogna star bene. Se un determinato percorso della tua vita, non parlo soltanto di studi, ma lavorativo e anche di studi o altro, di sport o altro, non ti fa stare bene, oh, la vita è una, cioè, si va avanti, basta. L'ignoranza è mancanza di evoluzione spirituale, esattamente. Ci sono vari tipi di ignoranza, quello è il punto. E quindi è importante far passare questo messaggio perché le persone non si devono sentire obbligate di fare qualcosa per qualcun altro, per i propri genitori o o per la società o perché si sentono un obbligo verso qualcuno. No, perché la vita è una, la vita è tua, devi fare quello che cavolo decidi tu e vuoi tu, perché devi stare bene, punto. A me far star bene, continuare l'università, lo faccio, punto. Non mi fa star bene, per esempio, studiare per un qualcosa che non mi piace, non lo faccio, faccio altro, studio su altro. Non è un problema, lavoro su altro, non mi piace più il mio lavoro, che ci ho creduto fino alla fine e mi ritrovo a voler cambiare lavoro dopo anche 20 anni di carriera, ci sono persone che lo fanno, ok, fallo. Cioè, ma io la vita è una,
Dovete comprendere questa cosa, bisogna incazzarsi cioè, per farvelo capire. E dovete ricordarvelo. Belinda, grazie! E studiare apre la mente, è verissimo, e per questo bisogna studiare e acculturarsi per poi essere empatici verso il prossimo, perché tu soltanto così puoi anche acquisire, però c'è chi studia cose e chi ne studia altre, poi dipende anche in base a cosa studi, no? Però raga, a volte, la maggior parte delle volte lo studio ti apre la mente, questa cosa ti dà anche la possibilità di leggere oltre e quindi di non essere ignorante anche emotivamente. Poi ci sono persone anche che hanno studiato tutta la loro vita, che hanno anche 8 lauree, ma sono ignoranti emotivamente, cioè tutto può essere. Ecco qua, studiare apre la mente, ma costruirsi il futuro secondo la propria passione e vita. Esattamente. Ma senza intelligenza emotiva un libro non è niente. Bravissima, Gia, bravissima. Ecco, questo è il senso di tutto, capite? No, raga, esatto, oggigiorno con i social media è diventato comune dire agli altri cosa fare. Sì, postare quella cosa, fare quell'altra cosa, ok. Ma alla fine la realtà dei fatti dove sta? Cioè la veridicità del... Io, a me per esempio tante volte posto poco, però mi piace tanto andare in live perché fondamentalmente mi incazzo, rido, faccio la scema, faccio la persona seria, faccio di tutto in queste live, però sono questa. Cioè, sono questa. Se ti piaccio, stai qui con me e ci divertiamo, ci arrabbiamo, piangiamo, facciamo quello che dobbiamo fare, ci incazziamo, facciamo tutto. Se non ti piaccio, vediti altre cose. Però sicuramente la maggior parte delle cose sui social non corrispondono alla realtà. Capite? Quello è il punto. Però le live sono, per me sono fighe proprio perché invece non vai a costruirti chissà che cosa. Te stai pensando di andartene? Ma di testa? No, di andarmene, cioè in realtà di andarmene sì, ma io già l'ho fatto comunque, raga, cioè già ho vissuto da sola, però di testa già sono andata da un bel po', però tempo al tempo, magari altri 1 o 2 anni qua a casa mia della mami me le voglio fare. Poi Napoli o Roma, però cioè io sempre qua vengo intorno, già lo so, almeno 2 giorni a settimana devo stare nella mia stanzetta, già lo so, mi posso trasferire ovunque, ma ritorno sempre dalla mami e a casa, già lo so benissimo, lo so perfettamente. No, per il momento no, già l'ho fatto, già ho cambiato paese e no, per il momento no. Resto in Italia come appoggio, perché io solo come appoggio penso vivrò in questo modo qua. Tutto può essere, magari l'anno prossimo cambia idea, perché voglio dire, sono un po' volubile da questo punto di vista, però vorrei trovare un appoggio e poi viaggiare costantemente e lavorare un po' in giro per il mondo. Il tatuaggio probabilmente me lo consente, cioè, probabilmente, sicuramente me lo consente e come lavoro rispetto anche a tanti altri lavori, viaggiare come tatuatrice e come fotomodella e, e ritagliarsi anche dei tempi per visitare i luoghi in cui si va, per me è tutto. Quindi sono molto fortunata perché io faccio un lavoro che mi piace tantissimo e,
dato che riesco ad associare anche tutti i miei hobby con i miei lavori, perché mi piace tantissimo scattare e fare video per i brand, perché vedo come lavorano i fotografi, videomaker, rubo alcuni trucchi del mestiere perché mi piace magari riportarli nei miei viaggi e poi cioè, visitare dei posti in cui ho lavorato, è bello. Ti giuro vorrei tanto una figlia come te, sei in gamba. Grazie Chris Kent, grazie mille. Se dovessi scegliere ora, lavorare o essere innamorata, puoi scegliere solo una. Ma perché, scusami, non si possono fare tutte e due? Sinceramente. Raga, questa è una domanda fatta da una persona che secondo me ha soltanto la concezione che o si lavora e si lavora oppure non si può essere distratti da un innamoramento, quindi non puoi lavorare bene. E io per una parte do ragione a questa persona, perché dico, effettivamente quando sei innamorato non dai il 100% al lavoro, perché raga, non bisogna essere ipocriti, si è un po' distratti quando si è innamorati e non dai il 100% proprio. Però nel mio caso dipende, perché è un qualcosa sempre molto legato a un fattore artistico. Io quando magari sono innamorata ho anche più ispirazioni e viaggio di più, sono più paradossalmente concentrata nei miei viaggi mentali, quindi potrebbe in realtà aiutarmi nel mio lavoro. Sì, poi non lo so, dipende. Perché è bello lavorare e concentrarsi, però a volte è bello anche sentire delle emozioni, perché sinceramente quando sta emozionata cioè, capito? E quindi nulla. Poi io sento varie emozioni ovviamente, però l'innamoramento ormai è proprio... Io innamorata lavoro molto meglio e dipende, raga, vedete, c'è chi è innamorato e lavora così e così perché si distrae, sempre con la testa tra le nuvole, poi dipende anche che lavoro fa. E poi c'è invece chi lavora e riesce a concentrarsi di più. Capite? Gelosia è segno di amore o insicurezza, ma sempre, ripeto, lo stesso concetto dipende da questa gelosia. Che gelosia è? Cioè, che gelosia è? Capite? È una gelosia di controllo o è una gelosia di protezione? Perché se è di controllo non va bene. E non va bene. Insicurezza, tossico. Se è di protezione, ma sempre che non sfocia, cioè solo protezione e soprattutto verso l'altra persona, non per secondi fini personali, ok, ma deve essere sempre ben distribuita, eh? L'innamoramento contraccambiato permette di lavorare sapendo di avere un porto sicuro e bello. Ecco, vedi? È vero. È vera sta roba. Verissima. È vero. Forse hai un contraccambiato anche di più. Nel tuo quartiere sempre feste, raga, sempre. Deve essere una sana gelosia, esattamente. Grazie Charlie! Grazie mille! A dicembre ti aspetta in Svizzera. Bella l'atmosfera natalizia da vedere, Ze. Ok. Quanto vorrei andare a tatuare in Svizzera, mamma mia.
La gelosia deve essere sempre equilibrata sulla protezione, non sulla possessività e controllo, esattamente. Il tuo video di collaborazione con Tommy crea dipendenza, sono così felice per te. Adri, grazie. Va bene, va bene. Fai tatuaggi stile manga? Sì, sì, però solo uno probabilmente ne ho fatto ad un mio amico. E è uno dei miei primi tatuaggi pure. Però mi piacerebbe magari farne degli altri. Sì. Però raga sono andata a vedere tipo una roba anime, sti fatti qua. Ma ve lo ricordate che era in giapponese quel coso? Che era? Maronna mia. Quel giorno al cinema non capivo niente. Madonna mia raga. Entrammo io e Enzo là dentro. Ci guardammo, era l'unico film disponibile per quello. Ci guardammo, ci facemmo una risata. Maro. Troppo divertente. Come ti vestiresti per un primo appuntamento? Amo! Già avevo pensato a quello che da mettere. Pensi prima a trovare un qualcuno. No, ma non lo so. Nera. Penso nera. No, sto scherzando, dipende. Immagino la scena tenso durante il cartone manga. Eh sì, dipende dal luogo dell'appuntamento, esatto. Ma allora, raga, le risate. Oggi mi è venuto a trovare allo studio. Troppo un amicone, tutto il tempo che sono stata a Milano si è preoccupato per me. Amo, dove stai? Tutto a posto? Ma raccomando, mi aveva videochiamato, alla fine non l'ho più videochiamato, però poi ci siamo sentiti. Patti sta al lavoro. Patti sta al lavoro, raga. Mia sorella che mi dà la buonanotte. Buonanotte. E T9, buonasera. Buonanotte. Questo T9. Devo rispondere. Aspettate, mia sorella mi ha inviato una cosa, ha detto che stava troppo morendo dalle risate. Ok, no, non si può sentire. È dolcissimo Enzo. Sì, Enzo è dolce proprio. È un orsacchiotto enorme. Ma alla fine tu e Enzo siete rimasti fino alla fine degli anime, degli anime, cioè del cartone anime, manga, quello che è, o ve la siete svignata prima? A metà, a metà, che c'era tipo la pausa, ci siamo guardati e abbiamo detto, ma mo' è trasinata la foto là dentro, ma andiamo in giro, abbiamo detto tipo così. E raga, ma chi entrava un'altra volta là dentro, Anche no. Capivo niente. Allora, fosse stato in italiano, sinceramente, le immagini non erano male, erano molto carine.
Erano come classici cartoni animati tipo Naruto stavo dicendo, Naruto mi piace, però in italiano. Ma poi i sottotitoli non erano manco italiano. Abbiamo sempre creduto in te, saremo sempre dalla tua parte, siamo fieri di te. E io di voi, per tutto quello che avete fatto nel mondo e quello che state continuando a fare per aiutare il prossimo. Quando cuciniamo, mo, vediamo se domani, oppure, mo vedo mia sorella domani che fa. Oppure domenica, che abbiamo la zucca da fare, vorrei dirvi. Facciamo i lavoretti però domenica. Credi nel destino o nelle coincidenze? Ma penso un po' più nel destino. Grazie Paz! Eccolo Paz. Questa è Laura, io travestita da Paz. Grazie Paz! Regia 2 dopo, sì, infatti adesso vi abbandono e ci vediamo sulla regia 2, vabbè. Raga, grazie mille per avermi seguita come sempre. Unboxing settimana prossima, già è arrivato qualche pacco alle poste, però non sono ancora abbastanza per ritirarli. Grazie Steph! Quindi settimana prossima. Grazie mille Steph! Settimana prossima sicuro un bellissimo unboxing e l'ultimo è stato abbastanza cospicuo, no? Un bel po' di pacchi c'erano. Vero, dobbiamo andare in una spa. Devo portare mamma nella spa. Non so quando. Perché domani lavoro. Non so quando, ve lo giuro. Sapete quando? 25 o 26 di questo mese. Dico, preparati, ci organizziamo e andiamo. Vi aspetto in regia 2 e cerchiamo di montare un attimo, che ne so, questo è il gato con la PS5 che dovrebbe avere il pad joystick carico, quindi capiamo un attimo. Intanto vi aspetto di là. Vi mando un forte bacio e abbraccio a tutti coloro che poi non seguiranno più la live dall'altra parte e andranno a dormire. Quindi vi auguro una buona notte e thank you to everyone for following this live. Gracias a toda la gente que mira esta live. Un beso muy fuerte, one big kiss, ciao! Ci vediamo in regia 2. Ci vediamo di là. Tra 10 minuti, non mancate, non mancate.